Stanca della staticità della mia vita e presa dalla paura di vedermela passare davanti, ho deciso di fare una gita fuori porta e ho trovato su Google Maps una nave di cemento a Redenting, presso Wismar. Così ho deciso di andare a vedere. Ho iniziato la mia giornata con un caffè, vista la mia reattività pari a quella di uno zombie. Ho fatto un piccolo controllo meteo e ho quasi desistito dal compiere la mia impresa, vista le tracce di pioggia nel mio balcone. Ho passato interminabili minuti a chiedermi se ne valse la pena, ma poi ho pensato che se non l'avessi fatto me ne sarei pentita. Quindi con un outfit piuttosto discutibile mi sono diretta a prendere il primo bus. Per trovare la fermata giusta ho dovuto attraversare l'incrocio 4 volte. Salgo sul bus e stando attenta a non perdere la fermata arrivo a Zoological Garden con un anticipo di 30 minuti. Sono risalita sul treno e sono partita. Non so dove sono, non so dove mi trovo. Dio, che cazzo me l'ha fatto? Sono finalmente arrivata a mare, non so bene quale visto che Redenting sta proprio nel mezzo tra il mare del nord e il mar Baltico. Senza contare che poi sono sempre stata scarsa in geografia. E beh, nulla, che dire, sono arrivata a destinazione, c'è vento, c'è un freddo del cazzo, non mi sono portata neanche un cappello, o meglio mi sono portata un cappello, quello con la visiera, non c'è neanche sole, proprio inutile. Ho anche fatto pipì nel cesso del treno. Penso che non mi riprenderò mai più da questa esperienza. Sono arrivata all'1 e avrei dovuto prendere il treno per tornare alle 5:30. C'era un sacco di vento ed era tutto molto nuvoloso, tanto che già dopo 5 minuti mi ero ampiamente rotte i coglioni. E come tutte le cose che faccio in maniera impulsiva e per nulla ponderata, ho iniziato a meditare e chiedermi più volte chi me l'ha fatto fare, senza però trovare una risposta. Alla fine, stanca del vento e dopo aver urinato in mezzo alla tundra, ho aspettato il bus che mi avrebbe portato alla stazione centrale di Wismar, imbattendomi in uno dei probabili figli del ragno grosso di uno dei film di Harry Potter, e che sarebbe potuto benissimo essere la causa per il quale avrei dato fuoco a tutta Wismar. Dopodiché, prima di prendere il treno, sono stato in un bar per rifocillarmi e ripararmi dal vento, e guardando il mio aspetto riflesso nello specchio, ho ringraziato tutti i santi del paradiso per non aver incontrato nessuna di mia conoscenza. Ho ordinato un espresso e mi è stata portata dell'acqua di polpo, sovrapprezzata naturalmente, come tutti. Ma almeno la tazzina era gradevole da guardare, così ho sperato che sorseggiando la mia bevanda avrei avuto anche io un aspetto più dignitoso e che la mia immagine fosse lontana dall'essere collegata a una persona con gravi disturbi psichiatrici sulla via del collasso, ma nulla. Forse pretendevo troppo, però sono contenta di averlo fatto. Alla fine forse è questo viaggiare, varcare la porta di casa in cerca di nuove sensazioni e nuove avventure.